Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Wow, abbiamo la carta degli amanti, amici dell'Ariete. Quando ci sono gli amanti si parla di amore. Può essere amore verso gli altri o anche amor proprio, amore verso se stessi. Ed è anche una carta che ci parla di una scelta. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. C'è il link alla promozione di giugno per la lettura semestrale, ci sono i link per i corsi, i seminari di approfondimento, per i workshop, insomma, io inserisco sempre tutto in descrizione, vi basta aprire la tendina, ragazzi. Bene, andiamo a vedere, ok, partiamo subito con un 6 di bastoni, la carta del mondo, un 10 di coppe, un re di denari. Abbiamo un fante di bastoni, quattro di spade, e di nuovo gli amanti, ragazzi. Wow, promette bene. Ok, partiamo da questo 6 di bastoni, che di solito è una carta. Vi dirò, ho come la sensazione che parli di qualche questione pubblica, se vogliamo. Potrebbe essere... ho come l'idea che sia appena finito un percorso, che sia già arrivato questo riconoscimento, questo successo. Vi dico, potrebbe essere una persona con una certa notorietà o diciamo un momento con una certa notorietà che è come se si dovesse concludere per dare inizio a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 2 di pentacoli e re di coppe. Andiamo a vedere anche il mondo. Stella, 2 di bastoni e asso di coppe. Per qualcuno è una situazione che si ripete, che si porta avanti. Vi dico, da un lato c'è come un'ufficializzazione, un qualche riconoscimento, potrebbe essere una vittoria, potrebbe essere una laurea, potrebbe essere un qualche percorso di questo genere che è finito. Se per esempio fosse una laurea, sento che è come se nel secondo semestre cercaste di capire da che parte andare. Se fosse per esempio una relazione che è appena stata ufficializzata, ehm, o dichiarata tra le parti, tipo che ci sono due che si attirano e insomma a un certo punto ci si dice proviamo a uscire insieme, quindi anche quella è una sorta di ufficializzazione per un corteggiamento a distanza magari.
E c'è come questo nuovo inizio, anche se vi dirò che con il mondo al contrario è come se non si volesse chiudere un capitolo. Per quello che vi dico che secondo me è come se fosse una fase di transito, di passaggio questo semestre. Andiamo a vedere il 10 di coppe, 4 di bastoni e cavaliere di spade. Scusate, torno un attimo indietro, voglio una carta per la stella. Mondo! Allora, diciamo che ci potrebbe anche essere qualche tema legato al trasferirsi. Se per esempio è un po' che vi frequentate, faccio un esempio come un altro, o è un po' che lavorate in un'azienda che magari è a, non lo so, 50-80 km di distanza, qualcuno potrebbe iniziare a valutare il trasferimento, un trasferimento, una convivenza. Andiamo a vedere il re. Ok. Il re di pentacoli è spiegato da un fante di bastoni e dal tre di spade. Datemi una carta per il 3. È come se questa difficoltà al cambio, alla chiusura, a questo trasferimento ci fosse perché voi non siete completamente sinceri o con voi stessi o con l'altra persona. Sento che qualcuno di voi è come se stesse, tra virgolette, tradendo se stesso per amore di pace, per far contento l'altro, gli altri, la società. Andiamo a vedere il fante. Ok. 9 di bastoni e 2 di coppe. Io ho come l'idea, ragazzi, che a un certo punto vi arrenderete. Cioè, ci sarà come questo passaggio obbligato dove vi vedrà poi alla fine con gli amanti, quindi è una bellissima carta, c'è un 2 di coppe, c'è un punto di incontro tra voi e l'altra parte. Poi vi dico, questa è un'energia generale, ragazzi. Più avanti pubblicherò le stese specifiche sull'amore piuttosto che sul lavoro o sulla crescita spirituale. Mm, Andiamo a vedere il 4 di spade. Mago e 5 di pentacoli. Qui è come se ci fosse da guarire. Guardate, la carta degli amanti parla anche di amor proprio. Di guarire qualche tipo di ferita. Qui ci potrebbe essere una paura decisamente a comunicare quello che voi state tacendo, per magari paura di essere abbandonati, per paura di essere rifiutati, però è una parte fondamentale questa comunicazione perché vi permette di trovare un punto di incontro con l'altra parte. C'è bisogno con questo 4 di spade di prendersi un periodo di riposo. Ci può proprio essere o una stanchezza fisica, magari sei tanto che fate i pendolari, per esempio, o potrebbe anche essere una stanchezza mentale, dove è come se il tenere le cose sotto controllo in un certo senso vi avesse stancato. Qui c'è bisogno di guarire il 4 di spade, l'arcano minore della temperanza. Adesso andiamo a vedere gli amanti. Asso di denari e imperatrice, qualche cosa di concreto inizia, ragazzi, alla fine del periodo. Vi dico, se vi risuona come una lettura romantica, è facile che sia una nuova relazione anche di un certo spessore, anche perché qui avete subito il re di coppe, ok? Poi sì, è vero, c'è come dire, un momento dove ci si perde, se vogliamo, però si trova anche di nuovo un punto di incontro. Secondo me molto
Potrebbe farlo, non lo so, il 4 di spade fa anche riferimento ai corsi, ai seminari, ai ritiri spirituali, alla crescita attraverso magari la lettura. Tecnicamente è una carta che richiede isolamento proprio per il riposo. Però devo dire che ci sono delle buone basi per far nascere e crescere qualche cosa di ben concreto. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi vuol dire, così vi do qualche dettaglio in più. Perché l'idea è che o sì, anche nonostante i dubbi, alla fine qualche cosa di nuovo e di concreto nasca. Qui avete l'asso di coppe, avete l'asso di pentacoli, due volte il mondo, un bellissimo 10 di coppe, ragazzi. Quindi devo dire che troverete la stabilità, troverete l'armonia, troverete un terreno fertile su cui sì coltivare. Qualsiasi sia la direzione che... Oh, ma guardate, la fonte, il compromesso. Questo è un 6 di denari, però a me ricorda molto il 2 di coppe. Questo è un asso di bastoni ed è la fonte, la scintilla divina, la fonte di energia, diciamo, no? E poi c'è il compromesso. Io ho come l'idea che vi dicano attingete dentro voi stessi questo potere, questa forza, questo amore e 6 di pentacoli parla di dare con generosità ma il giusto, cioè di non dare troppo perché poi andate in esaurimento energetico. Qui abbiamo un 9 di bastoni e un 4 di spade. Ok, andiamo a vedere qualche difficoltà che potreste vivere in questo semestre. Perché mi è difficile assumermi le mie responsabilità? Qui si tratta delle scelte da dover effettuare, magari siete persone che procrastinano nell'effettuare una scelta proprio perché c'è una sorta di paura nel fare la scelta sbagliata e che ragazzi finché non la facciamo la scelta non sappiamo se è giusta o sbagliata, quindi tanto vale provare e magari poi renderci conto che no, era l'altra scelta piuttosto che star lì fermi senza scegliere lasciando che la vita scorra. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore. Quindi qualcuno potrebbe aver paura a fare la scelta sbagliata per poi sentirsi ancora più, in questo caso direi inferiore. Però sapete, ci sono anche dei casi dove qui sento molte fanciulle che dicono no, però lui non va bene perché è un meccanico, per dire, no? Piuttosto che, insomma, tipo ha un lavoro manuale piuttosto che da ricco imprenditore. Quindi questo è un modo sottile di mettersi al di sopra di qualcun altro, perché comunque noi non sappiamo il vissuto dell'altra persona e l'anima dell'altra persona, lasciando stare il ruolo che svolge in questo momento di vita nella Matrix, l'anima della persona non sappiamo quanto sia spessa, quanto sia grande. Che interessante. Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Mi consento di aver paura sapendo che tutto è temporaneo. In effetti il 9 di bastoni è una carta collegata alla paura. Probabilmente qui qualcuno ha paura di fare la scelta sbagliata e vi dicevo già all'inizio che anche la carta degli amanti parla proprio di scelta. Secondo me è una buona collaborazione piuttosto che unione romantica, vedo meno l'amicizia, però è come se ci fosse un qualche tipo di accordo al quale avete paura, diciamo, di avvicinarvi, avete paura di fare la scelta sbagliata, che comunque però ragazzi, qualsiasi sia la scelta che farete, sento che sarà la scelta giusta, che vi darà un buon terreno appunto su cui seminare. Andiamo a vedere ancora un koan.
La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità, superiore o inferiore, destra o sinistra, giusto o sbagliato, è la dualità. E qua vi dice, la mente è assolutamente pura quando è al di sopra della dualità. Mi ricorda molto la sacerdotessa come simbolo archenico, come cosa ho detto? Come simbolo alchemico e come energia, no? Che interessante. Chi state giudicando? Come vi state giudicando? Mi viene anche da chiedervi. E un'altra cosa, ricordatevi che è sempre tutto temporaneo. Quindi se oggi siete sopra, su, superiori, diciamo così, o nel giusto, domani potreste essere dall'altro lato. Quindi tenetelo presente. Ultimo oracolo. Sono tanti. Allora, superficialità, che è un po' quello che si ricollega al superiore e inferiore, ehm, o tipo al discorso che vi facevo prima, se io vedo una persona con la divisa lavorativa in questo momento di vita, non conosco affatto in realtà la grandezza della sua anima, ma mi fermo al ruolo momentaneo, temporaneo nella Matrix. E qui parla di 7 mesi. È come se aveste bisogno di andare un po' più a fondo, di andare oltre. Io credo che tra 7 mesi potreste rendervi conto, quindi diciamo alla fine dell'anno, di una qualche superficialità che voi avete avuto in questo semestre. Protezione 9 mesi, che è il periodo, fatemi vedere, sì, è il periodo ragazzi di una gravidanza. Vorrei farvi notare, soprattutto se è quello il tema, magari siete una coppia e state cercando, vorrei farvi notare che avete 2 volte il mondo, una volta l'asso di coppe, un asso di denari e la regina e l'imperatrice. Quindi vi dico, può essere che abbiate bisogno di proteggervi o di proteggere qualche cosa dentro di voi, che se non è un figlio è un progetto, però è come se ci fosse un tempo di gestazione prossimo nel quale vi dovete proteggere. Il soldato della luce, Giugno, quindi adesso praticamente ragazzi, io sto pubblicando a giugno, ho come l'idea che questa zona sarà calda a giugno, ok? Qui è un po' quello che vi dicevo, non tacete la vostra verità, non andate contro voi stessi per non deludere gli altri, per non deludere le aspettative, per paura di essere rifiutati piuttosto che abbandonati. Cioè, mi viene in mente un po' l'eremita, no? Che cerca la sua luce. Qui c'è da portare avanti la propria verità, la propria luce, quello che io credo. E anche qui mi viene in mente la sacerdotessa. Al di là del giusto o sbagliato, cioè è la mia verità. Che gli altri la reputino giusta o sbagliata non conta. Se per me vale, è già sufficiente per lottare per questa realtà. Ego, 4 mesi. Secondo me, ragazzi, guardate, c'è proprio come un periodo di guarigione. Qui avevate anche il 4 di spade.
Perché guardate, 4, 7, 9 mesi. Segnatevi un pochettino queste date perché secondo me è facile che dopo l'estate, a giugno potrebbe esserci questa lotta per la vostra verità, ok? Quindi faccio questa scelta o non faccio questa scelta. Diciamo, dopo l'estate potrebbe esserci una lotta con il proprio ego, dove vi renderete conto a fine anno di qualche cosa di superficiale che avete affrontato e in tutto questo periodo proteggetevi dalle influenze esterne, nel senso che avete bisogno di lavorare sulla vostra luce, sulla vostra verità, lasciate stare quello che vi dicono gli altri. Cercate dentro voi stessi, anche qui avete la fonte. Wow, è una bellissima stesa, amici dell'Ariete. Spero che vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale, e vi chiedo di farlo gentilmente, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me avete qui l'indirizzo email. Da oggi c'è anche il numero di telefono disponibile e lo trovate sulla mia nuova pagina web. Voi cliccate nel canale di YouTube, c'è il link sito, voi cliccate, vi apre un'altra pagina e vi chiede: vuoi visitare la pagina? Voi dite sì e arrivate nella mia pagina web, che è una pagina semplicissima di WordPress, però è piuttosto semplice da consultare. Nella sezione contatti trovate anche il numero di telefono. Ragazzi, rispondo solo ai WhatsApp, non fate telefonate gentilmente perché tanto il telefono è sempre in silenzioso. Tornando un attimino alla formazione, nel caso vogliate iniziare questo percorso di crescita per conto vostro, senza dover necessariamente affrontare un lavoro personale come quello che propongo ehm, nelle sessioni individuali, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, è un po' tutto quello che ho studiato io, che ho condensato, riordinato e messo a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!